Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini, uscita numero 35 in scala 1:8, gigantesca. Andiamo subito a vedere l'interno del fascicolo, questo ovviamente è dedicato a coloro i quali non hanno, che non hanno fatto la collezione, e mentre vi farò vedere il contenuto del fascicolo, così potrete, oltre che guardare le immagini, se vorrete anche dare lettura, io passo al mio doveroso e sempre presente ringraziamento a tutti voi miei iscritti che mi avete fatto arrivare fino a qui. Oltre 1840 persone si sono iscritte al canale di Michele. Avete dubbi su qualche lavoro che dovete affrontare? Guardate Michele. C'è riuscito Michele? Ci riesce chiunque. L'importante è che, secondo me, e questo è una cosa che mi sento di dirvi, siate voi stessi, perché solo così potrete avere la passione sempre viva e poi la gente se ne accorge. Insomma, chi ha avuto modo di parlare con me al telefono, almeno 2 o 3 mi hanno detto: Michele, sei uguale come nei video. E io sono rimasto un po' lì, perché ho detto: e come dovrei essere? Ho detto: ma tu non hai una voce differente, un'impostazione diversa nel parlare? Ma no, ma figurati, io faccio le cose così, ho deciso che se devo piacere alle persone devo piacere per il mio essere naturale, e per quello che ovviamente cerco di presentare in quello che faccio. Questi sono intanto i contenuti del fascicolo numero 35, che poi andremo a vedere bene nel dettaglio. Fase di montaggio, ma sapete che io cerco di semplificarvi tutto, ve le faccio vedere così per curiosità se vorrete vederle, ma poi cercherò di semplificarvi il montaggio, soprattutto per quelli meno esperti, anche di non fare danno. E quindi stavo dicendo che mi viene naturale, ecco, io ho detto: Michele, tu questo canale devi decidere perché aprirlo, e io l'ho aperto per quello che c'è scritto sulla home, per occuparmi delle persone che hanno meno esperienza nel montaggio dei modellini. E poi ho detto: io non so fare video, perché di fatto io che so fare i video, non li so fare i video. Faccio quello che riesco a fare. Se va bene sono contento, e se non va bene non è che posso pretendere. Io non sono uno youtuber, sono una persona che ama fare questo, ama socializzare con le persone, ama rispettare, essere rispettato, e soprattutto creare una comunità come quella che sta crescendo. Io sono felicissimo in questo canale, così come nei gruppi che ho aperto su Facebook, 5, uno per ogni cosa che sto costruendo. Andate a dare un'occhiata sulla playlist e lo troverete, non il canale su Facebook, il gruppo su Facebook, troverete quello che sto facendo. E quindi è bello socializzare con le persone. Ho conosciuto qualcuno veramente squisito che mi ha aiutato anche donandomi qualcosa per la crescita del canale. Sapete che sotto ogni video c'è scritto grazie, e non è una richiesta, anche se voi direte: ma se non era richiesta, Michele, perché lo dici? Lo dico perché ci sono persone, mi sono accorto, che vogliono aiutarmi, ed è da lì che mi sono accorto di questo che vi sto dicendo, come ho già detto nei video precedenti. E c'è scritto grazie, e mi è arrivato la prima donazione. Io ho detto: ma che cos'è qua? Non sapevo neanche cosa fosse, perché io non è 20 anni che sono su YouTube, e 2 anni che sono su YouTube. E quindi quando ho visto quei soldi ho fatto fatica ad andare a cercare chi fosse quello che me li aveva spediti, perché non so usare ancora tutto quello che per molti di voi è molto semplice, per me non lo è. Ecco perché ho chiesto nei video
se avete piacere di mandare qualcosa, aggiungete un commento nel video e scrivete sopra grazie, io capisco subito che siete stati voi a mandarmi qualcosa e vi ringrazio se avrete piacere direttamente nel video, perché ve lo meritate. E io, che dirvi ragazzi, sto parlando troppo, avete ragione, andiamo avanti. Michele, anche questo. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo. Io sono già andato a curiosare, ho fatto già il montaggio, così mi sono portato avanti per darvi qualche indicazione. La prima cosa che vi consiglio di fare, all'interno innanzitutto troviamo una sola serie di viti CP, contraddistinta dal colore azzurro e dalla lettera P alla fine, che indica che va avvitata esclusivamente nella plastica. Per quelli meno esperti, ricordatevi che se doveste mai mischiare due viti, magari dove una va nella plastica e una nel metallo e sono simili, basterà guardare il filetto. Quelle per la plastica hanno il filetto molto più distanziato, vedete, rispetto a quelle che per il metallo, che sono molto più ravvicinate. Ecco, tutto qui. Non usate alcun tipo di lubrificante per avvitare queste viti. La prima cosa che vado a fare è questa. Prendo una vite, io l'ho già fatto, vi faccio solo vedere il passaggio, e mi vado a fare un filetto qua, qua e qua. Quindi avvito fino alla fine e svito. Ok, una volta fatto questo, prendiamo il collettore di scarico sinistro. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Eccolo qui. Poi andiamo a prendere l'estremità del collettore sinistro. Io adesso vi dico attenzione a una cosa, perché qui, come potete vedere, si vedono i due dadi in rilievo, come in quella vera, quelli che poi tengono fermo di fatto l'estremità del collettore. Qui invece, come potete vedere, sono abbastanza consumati, esteticamente non sono affatto belli. Qui non si vedono, qui sì o là, e qui sì. Ok? Quindi, andando a vedere un po' il disegno, il punto che si vede di più è quello che va verso il centro del tubo, ragion per la quale se noi abbiamo questo pezzo così, io andrò a mettere i due bulloni dadi in rilievo da questa parte qui, e qui che si vedrà di meno rimarrà la parte meno bella, quella più liscia. Fate molta attenzione ad inserire questo pezzo perché è facile che lo possiate rompere, dovete essere delicati. Non fate l'errore di tirarlo giù così, guardate, maddoncina che va via sempre l'immagine. Oh, scusate, non ce la posso fare così. Ecco, così mi cade tutto ancora meglio. Un attimo solo, sto cercando di inquadrare bene, perché se io vi spiego ma non si vede, a poco serve. Ecco, non fate questo lavoro qui, non mandatelo giù così, perché lo spezzate qui che è più debole. Dovete lavorare dalla parte 1 e 2, così. Piano, perché mi si può rompere lo stesso anche a me, ma non qua, assolutamente non pressate da queste parti, perché rompete di sicuro il pezzo. Ecco qua. E lo mandate perfettamente in battuta, vedete? Poi è questo lato che si vede. Quindi andiamo a vedere che ci sono le teste dei bulloni che si vedono bene, mentre di qua, che andrà contro la testata, poco importa, non si vede. Bene, giriamo pagina.
ci dice di montare questo, ma noi aspettiamo. Andiamo a prendere la testa, perché questa qua vi accorgerete che ha i fori quadrati mentre i pin sono rotondi. E asimmetrica vuol dire che non potete montarla sia così che così, non vi potete sbagliare, quindi proverete in un senso, adesso so io che questo è il senso giusto, ma voi proverete e da sotto guardate se tutti i pin combaciano, come in questo caso. Lo vedete anche da sopra, ma così lo vedete meglio. Se invece ovviamente andiamo a girare al contrario, non ne combacerà nemmeno uno volendo, ma non gli altri tre. Quindi ecco. Poi fate attenzione, io ho allargato un po' i fori appena appena con questa penna. Inserite, fate così su tutti e quattro e poi andate a inserire. Non dovete inserire solo da una parte, perché se io schiaccio di qua, quando vado a pressare da questa parte romperò questi perché non sono elastici i pin, mi raccomando. Tutto insieme, piano piano. Ecco. E tiriamo giù tutto finché la testata sarà andata perfettamente imbattuta sulla parte nera. Non guardate qui che manca un po' di colore argento, poi vi farò vedere. Basterà un unipost in argento, qualsiasi cosa, un ritocchino, non si vedrà nulla. Torniamo indietro adesso. Vedete, questo ce lo fa montare alla fine. Io ho preferito montarlo adesso. Doveste mai sbagliare, ma è impossibile, potete lavorare da sotto per spingerli piano piano in fuori. Ecco qua. Prendiamo adesso questo, mettiamo questo così, guardate, ecco qua. Basterà far cadere perfettamente in linea il foro con l'altro foro sotto, questo al suo spazio dedicato. Prendiamo l'altro pezzo e andiamo a metterlo sopra nell'unico modo possibile. Questo cosa? Ah, questa l'avevo messa prima un attimo. Stavo guardando che c'era la vite qui, perché come vi ho detto avevo effettuato il montaggio prima. Allora, così. E questo sopra. Adesso con le 3 viti CP andiamo a chiudercelo. Ne mettiamo una qua. Una di qua. E questa che va a prendere questo pezzo qui che abbiamo inserito dentro, vi ricordate? Avendo creato il filetto fate un giro indietro, quando sentite il gradino avvitate. Adesso controlliamo tutta la linea, vedete che qua è un po' alzata, nessun problema perché dobbiamo avvitare tutto ancora. Ecco qui, un po' da una parte e un po' dall'altra. E adesso stringiamo tutto. Con il filetto che vi siete creati, appena sentite resistenza, basta, vi fermate. Bene, guardate se riesco a farvelo vedere questo particolare, un attimo solo. Non abbiamo finito, manca ancora una vite se non sbaglio. Un attimo che guardo. Allora, 1, 2, 3 ed eccola qua.
Infatti ve ne deve avanzare solo una alla fine, perché una è data sempre in più. Io ne avevo ancora due e una va messa qui. Guardate questo particolare che carino. Abbiamo la molla, che è una fusione di plastica, ma c'è la molla che è stata riprodotta qui per il ritorno della leva che poi apre e chiude all'interno, qui, dello scambiatore di calore. Molto bella. Non so se si riesce a vedere. Questa qui. Sentite che zirrinata? Molto bella. Guardate che bello questo pezzo. Bene, a questo punto abbiamo finito questo montaggio ed eccolo infatti qua. Questo è lo scarico sinistro. Adesso noi andremo a montare nel prossimo video, che è il 36, questo, lo scarico destro. Lo scarico destro si riconosce immediatamente perché invece di avere due fili, due tubi di gomma, ne ha soltanto uno. Ok? Bene, adesso andiamo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato in questo numero, o meglio, una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 35 e ci vediamo dopo. Bene, guardate, questo è quello che abbiamo montato fino al numero 35. Seguitemi anche, rimanete con me, perché dopo andremo a montare il numero 36 e il numero 37. Ma per adesso guardate che spettacolo. Paraurto anteriore che poi andrà messo qui. Questo modello è un'opera d'arte perché è una riproduzione fedele all'originale, bellissima, bellissima. Cofano anteriore in metallo, portiera anteriore sinistra lato guida in metallo con l'apertura come in quella vera basculante, cerniere in metallo, copertura del pannello in plastica. Questo è lo scambiatore che abbiamo appena montato, uno dei due, l'altro andremo a montarlo nel numero 36. Cruscotto con chiave dedicata, quella che vedete, quello che vedete in nero è in plastica e quello argentato è metallo, perché sarà quello che poi permetterà il contatto qua all'interno una volta inserita la chiave. Guardate che meraviglia. Troppo bella. E permetterà l'accensione simulando appunto il motore acceso e l'accelerazione, credo, tramite proprio il pedale dell'acceleratore. Accensione luci anteriori e posteriori, stop, bellissima. Motore, parte del motore, poi andremo a montare adesso nel prossimo numero i due scambiatori da una parte all'altra, vedrete che meraviglia. Seguitemi ragazzi. Un'altra opera d'arte, telaio in metallo verniciato nero, elastici con ganci metallici, fascia lombare e sacrale, tessuto, cosa devo dirvi? Similpelle, sembra un sedile vero, ma è un modellino. Meraviglioso. Bene ragazzi, con questa immagine Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi ricorda, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla mia playlist del canale, troverete altri modelli e sappiate che ogni
mio video è sottotitolato in 30 lingue per permettere a chiunque lo desideri non soltanto di guardare le immagini, ma anche di comprendere il dialogo verbale. Soprattutto anche perché io non mi occupo del solo montaggio, ma anche di interventi funzionali, migliorativi e di stabilità a seconda del modello che andiamo a montare, ed è ragione per la quale non mi posso permettere di non essere compreso da persone che giustamente, non parlando la mia lingua, dicono: ma Michele, ma io non capisco nulla di quello che dici. Ed è chiaro, non è facile trovare persone che fanno queste cose e mettono anche i sottotitoli. Ce n'è, e io li apprezzo molto, perché mi fermo e leggo quello che dicono, diversamente non capisco. Vedo le immagini ma non capisco. E invece io voglio che le persone che mi guardano e che decidano di iscriversi o meno possano comprendere ciò che io dico. Questo è importante per me. Ok, vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio delle iscrizioni, delle visualizzazioni. Abbiate pazienza per le pubblicità. La pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio ed è l'unica cosa che potrà un giorno forse aiutarmi a pagarmi qualche spesa. Non credo assolutamente a vivere di questo, però almeno a pagarmi qualche cosa di quello che spendo per poter fare i video, perché tutto quello che vedete lo sapete, lo so, ma preferisco sottolinearlo. Me lo compro io, non mi viene dato da nessuna azienda, perché sono un canale piccolo. Magari più avanti ci sarà qualcuna che vorrà contattarmi, ma certamente lo farà solo se avrò tante visualizzazioni e non certo perché mi chiamo Michele. Un abbraccio a voi ragazzi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, seguitemi e grazie sempre per aver permesso a me di arrivare dove oggi sono arrivato, che per me è importantissimo, e di continuare a dare vita al mio canale. Ciao ragazzi!